Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere appunto con i nostri Sexual Magic Tarot. Quindi oggi parleremo ovviamente di passione e come avrete già letto dal titolo cerchiamo un po' di capire appunto se entrerà nella vostra vita una nuova passione. Questo ragazzi a prescindere che voi siate o meno già impegnate ovviamente o impegnati, quindi a prescindere dalla vostra condizione attuale cerchiamo di capire se appunto arriverà effettivamente qualcuno di nuovo ovviamente, ma anche qualcuno dal passato e poi comunque lo vedremo strada facendo nella stesa, qualcuno che vi possa portare o riportare appunto passione, quindi eros, quindi appagamento, quindi diciamo qualcosa di molto intenso, molto più intenso rispetto ovviamente alla vostra condizione attuale. Quindi ovviamente partiamo da una situazione, la vostra chiaramente, non del tutto soddisfacente da quel punto di vista, quindi cerchiamo di capire effettivamente se invece è in arrivo per voi qualcosa di molto più intenso, forte, eccitante, di adrenalinico ovviamente e ovviamente molto passionale. Quest'oggi utilizzerò un metodo che ho usato poche volte sul canale, il metodo della tirata semplice, che è un metodo che prevede molte carte, una decina di carte circa, e ovviamente dà un quadro molto specifico, non del passato, ma del presente e molto dettagliato del futuro, soprattutto anche a livello temporale. Comunque poi ovviamente estendendo la stesa vi renderete conto chiaramente di cosa sto parlando. Possiamo dunque iniziare a mescolare i nostri amati Sexual Magic Oracles e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se arriverà qualcuno capace di smuovervi il cuore sicuramente, ma anche di farvi provare passione. Vediamo un po'. Perfetto, dunque come appunto potete vedere qui abbiamo per il momento 10 carte molto utili soprattutto appunto per indagare nella prima posizione il presente della situazione, cioè cerchiamo di capire se ad oggi ci possa essere qualcuno di interessato a voi, quindi qualcuno a cui ad esempio voi piacciate molto, qualcuno di interessato a conoscervi per esempio. Le altre carte, le altre 6 carte, quindi posizione diciamo intermedia, 3 carte, successivamente 2 e poi appunto l'ultima finale, rappresentano invece appunto il futuro. Quindi che cosa ovviamente vi aspetta? Quindi i fatti che evolveranno l'uno dopo l'altro, chiaramente, perché le carte vanno lette nella stessa sequenza di estrazione. Ecco che cosa dunque vi accadrà in futuro. Iniziamo dunque ragazzi dalla prima fila di carte, quindi cerchiamo di
capire la situazione attuale. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo un bel paggetto, quindi sicuramente qui c'è qualcuno di interessato a voi, perché il paggio di coppe ovviamente parla di interesse, il paggio di coppe ovviamente ci parla di una persona comunque molto nostalgica, una persona che ovviamente fa parte del vostro presente o addirittura una persona che potrebbe tranquillamente far parte del vostro passato. Quindi potrebbe essere o una persona che state frequentando, conoscete, oppure un ex. Una persona che, vedete, vi scrive, magari proprio scrive fisicamente il messaggio, ma poi lo cancella. Perché? Perché è un paggio. Qual è la caratteristica dei paggi? Essere, diciamo, poco esperti in amore o comunque persone che, diciamo, tendono ad avere anche un po' paura dell'amore, quindi un po' insicuri, personalità comunque particolarmente a volte altalenanti, persone sì curiose, che vogliono arrivare a voi, ma che potrebbero fare un passo avanti e due indietro, proprio per, diciamo, paura, per paura magari anche di un no, per paura che voi non siate più o non siate mai state interessate, per esempio, a lui. Quindi sicuramente il paggio ci parla di chi è interessato a voi, perché parliamo di coppe, quindi di una persona che non vi trova soltanto belle fisicamente, ma anche di una persona che obiettivamente prova anche delle emozioni o ha provato in passato dei forti sentimenti. Come vedete, alle spalle di questo paggio abbiamo una coppia che si sta abbracciando, ovviamente al chiaro di luna. Quindi questa persona ovviamente teme che voi possiate avere qualcun altro. Quindi questa persona è, diciamo, gelosa o comunque spaventata dalla presenza ipotetica che voi abbiate ovviamente qualcun altro al vostro fianco. O è una persona che sa che voi siate impegnate, in caso voi lo siate ovviamente, oppure una persona che lo dà praticamente per scontato. Quindi una persona anche un po', ripeto, gelosa, a cui comunque voi mancate, o comunque una persona che vi pensa. Quindi qui partiamo già da un bel dato, diciamo, di importante positività. Vediamo ragazzi, ovviamente invece in seconda posizione che cosa abbiamo. Allora, e qui abbiamo il 9 di Pentacoli. Allora, sicuramente ragazzi il 9 di Pentacoli è una carta che parla comunque di abbondanza, come tutte le carte di grado 9 ovviamente, una carta che parla di abbondanza, una carta di pentacoli che ovviamente rappresenta il desiderio, quindi voi attraete molto o comunque ci sono molte persone attratte rispetto a voi, che quindi vi aspettano, che vi desiderano. Ovviamente però la carta del 9 di Pentacoli, come ormai chi mi segue da tempo lo sa, rimanda comunque, diciamo, ecco, a chi ha un atteggiamento molto autonomo, molto indipendente, che vedete può spaventare le altre persone o questa persona in particolare, perché lo abbiamo detto che questo paggio è comunque un po' insicuro. Di conseguenza magari il vostro modo di fare può tenere o questa persona o altre persone un po' a distanza. Vedete, quest'uomo sta cercando di fare di tutto in qualche modo per avvicinarsi a questa donna che invece in realtà sembra, diciamo, ecco, volersene allontanare, al punto che lui decide di tagliare questa ciocca, quindi diciamo fuori di metafora, questo rapporto, questo sentimento, questa attrazione che prova per voi, questo legame, questo vincolo, perché è una persona che si sente, diciamo, svantaggiata o rispetto ad un'altra persona, lo dicevamo con il paggio, oppure rispetto comunque a delle sue caratteristiche che teme non essere per voi delle caratteristiche appetibili. D'accordo? Quindi sicuramente qui abbiamo una persona molto interessata a voi, lo abbiamo detto con questo paggio, una persona insicura, una persona, diciamo, molto anche indecisa sul da farsi,
se scrivervi, comunque se contattarvi, oppure se, diciamo, rimanere ancora, vedete, nell'ombra o comunque nel nascondimento. Una persona che a volte, vedete, cerca proprio di in qualche modo allontanarsi da voi, o comunque, ripeto, potrebbero essere altre le persone citate da questo 9 di pentacoli che però ugualmente a questo paggio di coppe, diciamo, temono molto, ecco, il vostro modo di fare. Il 9 di pentacoli rimanda sempre a comunque donne molto forti, donne coraggiose, donne determinate, vedete, che bastano a se stesse, comunque donne dall'aspetto anche molto bello, quindi molto intrigante, molto sensuale, comunque che piace e che dunque può spaventare, anzi direi che spaventa gli uomini, d'accordo? Quindi è chiaro che comunque le persone tendono, diciamo, ecco, ad avere paura proprio nell'approccio nei vostri confronti. Quindi il motivo per cui voi ad oggi in realtà possiate essere insoddisfatte è che obiettivamente le persone interessate a voi, anche proprio eroticamente, ci sono e come una in particolare, ma diciamo temono molto la vostra persona. Ripeto però ragazzi, come ho già detto in tantissimi altri video, il problema non è il vostro, cioè il fatto che voi siate delle donne forti, autonome, non è un difetto, il problema è loro, cioè sono loro che hanno un'autostima scarsa o comunque un'incertezza, un'indecisione di fondo, un'insicurezza di fondo che li rende così, diciamo, spaventati nell'approccio nei confronti di una donna. Cioè il problema non è vostro, d'accordo? Non siete voi il problema, voi avete solo caratteristiche positive. Evidentemente queste persone dovrebbero cercare di conoscersi meglio per magari cercare di capire che proprio tutte queste qualità negative non ce le hanno, che potrebbero, se non altro, mamma mia, provare in qualche modo, no? Ad avvicinarsi a voi, d'accordo? Quindi senza temere, no? Il Cerbero. Quindi è chiaro che evidentemente siete circondate comunque da persone, ripeto, o piccole anagraficamente o comunque molto infantili, molto insicure, molto caotiche, persone che obiettivamente sanno far poco. Vediamo ora ragazzi invece in terza posizione, quindi appunto terza carta, che cosa abbiamo, sempre ovviamente per quanto riguarda la posizione del presente. Allora, e qui abbiamo il 2 di pentacoli. Allora ragazzi, la carta del 2 di pentacoli parla appunto, come vi ho detto proprio poco fa, di alcune persone, una in particolare secondo me si riferisce sempre a questo paggio, ecco, una persona un po' indecisa. 2 di pentacoli, come tutte le carte di grado secondo, ci parla di chi è un bivio, quindi deve scegliere vai o stai, cioè o ti scrivo e comunque diciamo ti paleso il mio interesse, oppure diciamo rimango sulle mie, quindi o mi apro alla relazione con te oppure la chiudo definitivamente, concordo con questa persona o con queste persone, perché obiettivamente nel momento in cui queste persone continuino a comunque ammirarvi, guardarvi, desiderarvi, immaginarvi, fare sogni nei vostri riguardi, è chiaro che però a livello pratico a voi di tutto questo non arriva un bel niente, ok? Quindi comunque sia non si arriva a nulla. Dunque, ovviamente, meno male, diciamo, ecco, di trovarci di fronte a un 2 di pentacoli, cioè comunque se non altro qualcuno ovviamente di tutte queste persone, di tutti questi uomini interessati a voi o addirittura proprio questo paggio stanno riflettendo e pensando sulla necessità eventualmente di scrivervi, o comunque 2 di pentacoli, cioè di palesarvi a chiare lettere ovviamente tutto ciò che pensano di voi e ovviamente per voi. Quindi 2 di pentacoli parla proprio di, diciamo, anche una possibilità concreta, perché parliamo di pentacoli, di ricevere da parte vostra quindi delle comunicazioni che potrebbero, diciamo, comunque attenzioni, non solo comunicazioni scritte, magari anche proprio attenzioni. Vedete quest'uomo che sta cercando ovviamente di chiudere il vestito di questa bellissima donna, quindi un gesto galante. Ecco, è chiaro che questa persona appunto
o queste persone, perché ripeto, emerge il paggio, ma 9 di pentacoli può far pensare anche a più di una persona, ecco che appunto queste persone potrebbero appunto decidere comunque di farsi avanti e quindi di scrivervi o di corteggiarvi in maniera, vedete, però molto più chiara e molto più diretta, e di conseguenza, diciamo, di palesare ciò che desiderano magari anche da tanto tempo. Il 2 di pentacoli però, vedete che appunto in questo caso questa splendida ragazza è voltata di spalle, rappresenta qualcosa di sorprendente, quindi appunto una sorpresa, qualcosa che voi non vi sareste e non vi aspettereste mai ad oggi in questo momento. Quindi mi viene da pensare che questo paggio, o comunque diciamo tutti i personaggi indicati da questo 9 di pentacoli, ecco, possono essere persone che fanno parte della vostra, ad esempio, cerchia amicale, o anche colleghi, o anche persone del passato che voi non andreste mai ad immaginare essere ancora o essere interessati, ovviamente interessate a voi. Quindi il 2 di pentacoli parla di una sorta di imbarazzo, cioè voi potreste in qualche modo comunque di fronte a queste avance, diciamo, ecco, a queste esternazioni concrete e pratiche, esserne certo piacevolmente sorprese, ma anche un po', diciamo, imbarazzate, se vogliamo, perché non vi aspettereste mai magari una presa di posizione così importante, ovviamente da parte di questa persona o da parte di queste persone. Quindi è chiaro che obiettivamente in questo caso quindi c'è qualcuno che sta pensando proprio di agire, di scrivervi situazioni che però a voi potrebbero risultare, ripeto, un po' imbarazzanti, perché magari non immaginereste mai di piacere, eroticamente parlando ovviamente, ad un collega oppure magari ad un amico, a quello che è sempre stato solo un amico per voi. Quindi la situazione potrebbe diventare, diciamo, ecco, un po' particolare. Vediamo ragazzi in quarta ed ultima posizione, appunto inerente il presente, che cosa abbiamo? Allora, e qui abbiamo il 6 di bastoni. Allora sì, assolutamente vi ribadisco il concetto che sicuramente voi abbiate ad oggi una persona che è molto interessata a voi. Una persona che intende agire con questo 6 di bastoni innanzitutto velocemente, evidentemente anche per sciogliere questi dubbi, cioè vuol capire evidentemente se voi possiate o meno essere interessate appunto a lui. Quindi una persona che conta di agire in fretta, quindi non stiamo parlando di mesi, questa non è una persona che vi vuole scrivere o corteggiare palesemente, diciamo, fra un anno, no, assolutamente. Qui parliamo di una persona che nei prossimi giorni, prossime settimane al massimo conta di comunque mostrarvi a chiare lettere il suo interesse. Vi ripeto, potrebbe scrivervi, potrebbe essere comunque un vostro follower sui social, potrebbe essere un amico, potrebbe essere un collega, cioè qualcuno che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane al massimo ha intenzione comunque, e lo farà, perché sono tutte carte comunque che parlano, diciamo, di azioni pratiche, quindi diciamo che se inizialmente questo paggio può essere sembrato particolarmente insicuro, in realtà poi questa persona la sicurezza la ritroverà chiaramente, meno male, e di conseguenza appunto una persona che conta e, ripeto, lo farà appunto di agire in maniera molto pratica. Il 6 di bastoni è una carta che parla di successo, quindi sicuramente, vedete, la ragazza in questo caso non è più voltata come nel caso del 2 di pentacoli, quindi a voi farà comunque piacere questa situazione, è comunque una situazione che, d'accordo, all'inizio potrebbe imbarazzarvi, però comunque successivamente darvi gioia e soddisfazione. È chiaro che 6 di bastoni, come potete vedere, è una carta esplicita, cioè nel senso che questa persona sicuramente, al di là del primo approccio, che partirà, vedete, come un 2 di pentacoli, quindi lento, comunque ancora, diciamo, se vogliamo, rallentato un po' dalle insicurezze, dalle incertezze, poi però sicuramente vedete che questa persona, ecco, cambierà atteggiamento, perché arriverà direttamente al dunque, d'accordo? Quindi vi farà capire obiettivamente che invece quello che prova per voi è sicuramente qualcosa di molto più forte, di molto più diretto
e ovviamente anche qualcosa di eroticamente molto importante, perché ricordiamo che i bastoni rimandano sempre all'elemento fallico, quindi su questo ovviamente non ci sono assolutamente dubbi. Quindi dopo questo primo approccio questa persona conta ovviamente di invitarvi per esempio ad una cena piuttosto che comunque ad un momento in solitaria, una sorta di tête à tête. Sì, dove magari il romanticismo non si sentirà particolarmente, però diciamo ecco, sicuramente questa persona si scoprirà, cioè voi non avrete proprio più dubbi, d'accordo? Quindi qui c'è sicuramente un incontro molto importante. Vediamo ora ragazzi invece le altre posizioni che, come vi ho detto, appartengono al futuro. Iniziamo dunque dalla prima carta del futuro, vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, e qui abbiamo il Cavaliere di Coppe. Allora, vi confermo l'invito del 6 di bastoni, quindi sicuramente Cavaliere di Coppe è una carta molto bella, che parla ovviamente di comunque un incontro, parla di un corteggiatore, però qui c'è un problema, perché qui abbiamo due personaggi differenti. Quindi comunque sia di due età differenti, quindi una persona più giovane, qui abbiamo una persona più grande. È chiaro che l'età anagrafica cioè cambia molto, perché di fatti il paggio è comunque insicuro, il cavaliere invece è molto più deciso, quindi va dritto al sodo. Quindi, ragazzi, io vi garantisco che non vi mancherà effettivamente, ovviamente il divertimento o comunque ecco l'essere assolutamente corteggiate. Il Cavaliere di Coppe parla quindi di una persona che vi scriverà con l'obiettivo di incontrarvi, di vedervi in maniera molto pratica e concreta, perché i cavalieri si muovono nello spazio. Attenzione però, qual è la caratteristica dei cavalieri, che ormai voi saprete sicuramente benissimo, che si muovono nello spazio ma anche nel tempo, quindi sì, potrebbe essere un ex che mi torna con le coppe, quindi una persona che, come tipico del Cavaliere di Coppe, torna con la coppa del perdono, quindi potrebbe chiedervi scusa, magari in riferimento a, diciamo, comportamenti poco carini che possa aver avuto nei vostri confronti, una persona che, diciamo, in qualche modo potrebbe proprio aver avuto, diciamo, nostalgia, tanta nostalgia di voi e che quindi deciderà, diciamo, di agire, senza però indugi, quindi non è questo paggio, qui abbiamo due persone completamente diverse, pur appartenendo comunque alle coppe, però ovviamente questa è una persona anche più adulta anagraficamente, ma soprattutto una persona molto più decisa. È una persona veloce, è una persona che, ripeto, potrebbe far parte del vostro, ovviamente, passato, quindi una persona che non ha mai smesso di pensare a voi, una persona che vi desidera, una persona che ovviamente comunque non disdegna ovviamente anche i rapporti, quindi parliamo sicuramente di Eros, però in questo caso non è il diavolo, non è il cavaliere di bastoni che viene da voi con l'intenzionalità di, diciamo, ecco, concludere un rapporto. No, qui abbiamo una persona, come tipico dei cavalieri di coppe, che viene a voi ma portando dei sentimenti, quindi comunque una persona romantica. Dunque, ripeto, o è una persona del passato, oppure una persona che si sposta magari per lavoro, che si avvicina a voi. Può essere un nuovo collega, può essere un nuovo amico, può essere un nuovo vicino di casa, ragazzi, chiunque, d'accordo? Una persona che potrebbe avere contatti con l'estero, perché i cavalieri si spostano, abbiamo detto, nello spazio, quindi potrebbe lavorare per l'estero, quindi o avere cittadinanza, ovviamente non italiana, d'accordo? Comunque una persona che a voi piace e vi piacerà sicuramente, anche in caso sia un ex, comunque voi ne sarete assolutamente felici. Persona che vi, ripeto, vi corteggerà, ma che vorrà subito vedervi, cioè non si perde in chiacchiere questa persona, non si perde, diciamo, in inutili discussioni tramite messaggi, sì, va bene, all'inizio per un po', però il cavaliere di coppe generalmente vuole invitare per uscire, d'accordo? Quindi parla proprio di invito pratico, di chi in qualche modo cerca di incontrarvi e di trascorrere del tempo con voi.
Per quanto riguarda i segni zodiacali, abbiamo ovviamente, parlando di coppe, i segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, sia nel segno che anche ovviamente nell'ascendente, o comunque una forte presenza dei segni d'acqua nel tema natale. Quindi per esempio la Luna in Pesci piuttosto che la Venere in Cancro e magari anche Sole in Cancro, d'accordo? Quindi è un esempio, comunque una forte presenza di acqua. Si capisce ora chiaramente questo romanticismo. D'accordo? Quindi ragazzi, qui sicuramente, ragazzi e ragazze, qui non vi mancherà, comunque ovviamente, ecco, il materiale grazie al quale essere ovviamente felici e soddisfatti. Quindi il Cavaliere parla di romanticismo, d'accordo? Quindi un corteggiamento bello, all'antica, quasi tradizionale, ma che comunque non esclude ovviamente la sessualità, questo sicuramente. Vediamo ragazzi ora in questa posizione invece che cosa abbiamo successivamente. Allora, mamma che belle carte ragazzi. Allora, qui abbiamo la carta ovviamente del carro, quindi sì, confermo. Allora, sicuramente qui c'è ovviamente un'ottima sessualità, ci saranno degli incontri molto pepati. Di nuovo una carta che parla di spostamento. Allora, o voi potreste incontrare questa persona durante un vostro spostamento, magari durante un viaggio, in caso abbiate intenzione di viaggiare, oppure, diciamo, ecco, questa persona potrebbe essere lui in viaggio, magari di lavoro, e ovviamente raggiungervi o capitare proprio esattamente dove voi abitiate. Quindi comunque ci sono di mezzo degli spostamenti che però agevoleranno questo incontro o questo rivedervi in caso sia una persona del passato, perché di nuovo il carro mi parla di chi torna dal passato. Principe del carro torna da una battaglia, quindi da una situazione chiusa, conclusa o comunque ecco da un allontanamento. Quindi ripeto, potrebbe essere proprio una persona del passato. Anche il carro comunque, proprio come il cavaliere, ha tempistiche veloci, quindi sicuramente le tempistiche del carro non parlano di mesi, ma ripeto, al massimo di qualche settimana. Quindi sicuramente qui c'è già l'evoluzione importante in riferimento comunque ad un nuovo arrivo o al ritorno da parte di una persona del passato. È chiaro che, ripeto, una persona come tipico del carro, una persona molto forte, che a volte, vedete, può sembrare un po' prepotente, no? Che vuole prendersi a tutti i costi ciò che vuole, ma in realtà anche una persona che sa dare piacere, quindi comunque voi sarete pienamente soddisfatte di questi incontri. Anzi, il carro parla proprio di incontri pepati che potrebbero particolarmente soddisfarvi, anche in caso, ripeto, voi abbiate un compagno. Sicuramente qui ritroverete, diciamo, ecco, proprio i piaceri della sessualità. Questo è poco ma sicuro, perché il carro parla proprio delle gioie che sino ad ora sono rimaste, diciamo, ecco, sopite e che invece finalmente vengono concretamente vissute. Il carro, tra l'altro, ragazzi, a livello zodiacale, può essere appunto legato al settimo segno, quindi di nuovo ritorna il Cancro, ma anche ai Gemelli e all'Ariete. Quindi tutto questo, ovviamente, periodo, quindi il periodo primaverile ed estivo, sarà veramente molto importante, ovviamente, per chi di voi voglia proprio vivere una nuova, diciamo, situazione. Quindi il carro parla proprio di nuove avventure che potrebbero avvenire o durante un vostro spostamento oppure, diciamo, durante lo spostamento di questa persona, o che potrebbero riguardare, per esempio, ecco, un ritorno, perché ripeto che il carro parla di riconciliazione. Ora, vediamo in questa terza posizione appunto che cosa abbiamo. E qui abbiamo la papessa, d'accordo? Quindi comunque voi sarete assolutamente pienamente soddisfatte in riferimento appunto a questi nuovi incontri o comunque al ritorno da parte di questa persona. Quindi sicuramente la cosa vi farà ovviamente molto piacere, voi sarete assolutamente, ripeto, molto soddisfatte, colpite ovviamente piacevolmente, sia in caso sia un ritorno, sia in caso ovviamente sia una nuova persona. La papessa parla di equilibrio, parla di serenità,
parla ovviamente anche di sensualità, quindi parla anche di femminilità, cioè voi vi sentirete sempre più belle, ovviamente, grazie proprio al corteggiamento, all'amore, al sentimento e alla sessualità vissuta con questa persona, o comunque anche grazie al ritorno di una persona del passato che evidentemente non vi ha mai dimenticato. Quindi sicuramente andrete incontro ad un periodo molto bello e molto positivo. Vi sentirete proprio bene, la papessa parla di forza, anche forza interiore, quindi diciamo che obiettivamente per voi sarà importante tutto questo cambiamento che ovviamente vi deriverà proprio da questo cavaliere, che per voi sarà veramente molto importante. La papessa dunque parla di un ritrovare il proprio equilibrio, la propria energia, quindi ripeto, vi sentirete bene anche proprio di salute fisicamente, d'accordo? Quindi più forti, più energiche, più determinate, anche più coraggiose, ovviamente per in qualche modo agire nei confronti di questa situazione. Quindi sicuramente in questo caso non c'è nulla, ovviamente, di cui avere paura. Allora, è chiaro che la papessa parla anche di conoscenza profonda, quindi sicuramente voi non vi limiterete a voler, diciamo, trascorrere momenti sicuramente eroticamente importanti con questa persona. Voi vorrete anche conoscere questa persona, perché la papessa parla di conoscenza e ovviamente voi arriverete a questa conoscenza. La papessa parla di chi sa vedere oltre, ovviamente, i veli. Quindi voi cercherete anche di capire effettivamente se questa persona possa essere sincera o meno. Indagherete, diciamo, ecco, la papessa parla proprio di chi cerca informazioni per non farsi prendere in giro, per non illudersi. Quindi cercherete di capire se questa persona voglia solo questo, solo erotismo, oppure invece se possa volervi dare quel qualcosa in più. In caso sia ovviamente una persona che torna dal passato, voi cercherete di capire se effettivamente questa persona, tornando, sia realmente disposta comunque però questa volta a rimanere, oppure se questa persona sia realmente cambiata. Quindi è vero che vi sentirete bene, ma non dimenticherete la vostra razionalità, come tipico della papessa. Cioè avrete un atteggiamento accorto, severo e protettivo nei confronti del vostro cuore. Vediamo ora, ragazzi, le ultime 3 posizioni inerenti appunto il vostro futuro. Allora, qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, sicuramente tra voi e questa persona ci saranno tanti incontri, la situazione diventerà molto più stabile, quindi ovviamente anche in caso voi siate impegnate o lui sia impegnato, comunque sia troverete il modo per potervi vedere con una certa stabilità, quindi 4 di bastoni parla proprio di stabilità e ovviamente di rapporti che avvengono quotidianamente o comunque costantemente. Cioè questa non è la classica persona che vi vuol vedere una volta ogni 4 settimane, d'accordo? Questa è una persona che vi cercherà anche a livello pratico, perché parliamo di bastoni, quindi attraverso messaggi, un'organizzazione pratica, concreta, che ovviamente vi permetterà non solo di conoscervi sempre meglio, come diceva appunto la papessa, ma anche di approfondire proprio il legame. Al punto che, in caso voi siate single, il 4 di bastoni può parlare di un rapporto ufficiale, quindi potreste successivamente, ovviamente, nelle successive settimane, parlare appunto in qualche modo di un fidanzamento piuttosto che di prove di convivenza. Quindi questo è un rapporto molto bello, che diventerà veramente sempre più bello e sempre più importante. Quindi 4 di bastone è una carta che parla, vedete, di pieno godimento. Quindi ripeto, voi l'insoddisfazione erotica ovviamente non la proverete più, sarà per voi ormai qualcosa da dimenticare, passerà nel dimenticatoio, ma meno male, e ovviamente andrete a vivere anche una situazione molto più chiara. D'accordo? Quindi molto più concreta. Qui parliamo di bastoni, quindi una persona che saprà pienamente soddisfarvi e che finalmente vi darà quella stabilità di cui voi avete bisogno, sia nei sentimenti che anche proprio nell'erotismo. Tra l'altro, ragazzi, il 4 di bastoni è una carta che si riferisce a livello temporale grosso modo
ai primi giorni di aprile, le prime 2 settimane se vogliamo, grosso modo dal 9 al 14 aprile. Quindi di nuovo ritorna, come dicevo poco fa con il carro, la primavera e ovviamente successivamente l'estate. Quindi è una situazione molto bella, molto positiva, che proseguirà molto bene dalla primavera sino ovviamente all'estate. Vediamo ora, ragazzi, in questa seconda posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo l'asso di spade. Allora, ragazzi, l'asso di spade è una carta che parla di, ripeto, comunque comunicazioni, come sempre, ovviamente tutti gli assi. È una carta che ovviamente ci parla comunque di un organizzarsi, di un decidere, di un iniziare qualcosa di nuovo, è un asso. Parla di passione, vedete, tanta passione. Parla anche di un legame, se vogliamo, anche fatto di gelosia comunque, cioè voi sarete gelose di lui sarà geloso di voi. Quindi un rapporto che potrebbe portare, in caso uno dei due sia impegnato, a scegliere, a decidere per una vita, diciamo, ecco, diversa rispetto a quella vissuta sino ad ora. Quindi eventualmente lasciare il compagno o la compagna ufficiale. È una carta che parla di serietà comunque, cioè vi impegnerete seriamente in questo rapporto, cioè nessuno dei due arretrerà. Assolutamente. Quindi avrete tutti modo comunque di prendere le vostre dovute decisioni, di organizzarvi, di parlarne, perché gli assi, ripeto, rappresentano comunque dialoghi. Qualsiasi cosa non vada fra di voi, potrebbe comunque esserci anche semplicemente un piccolo litigio, ecco che verrà risolto, perché l'asso di spade parla proprio di risoluzione attenta, razionale, corretta, lucida di qualsiasi problematica, soprattutto in caso tra di voi ovviamente ci sia, diciamo, ecco, un terzo elemento di mezzo, quindi per esempio in caso siate impegnati, entrambi o uno dei due. Quindi una situazione sicuramente molto bella e che permetterà ovviamente ad entrambi di esprimervi chiaramente, cioè non vi negherete al dialogo, né lui si negherà né voi, cioè avrete dei momenti di confronto molto importanti e costruttivi che vi serviranno per unirvi ancora di più e, ripeto, per iniziare qualcosa di molto importante. Per quanto concerne l'erotismo, ripeto, qui non mancherà. Anzi, vi dirò che, come tipico, vedete, dell'asso di spade, successivamente, diciamo, ecco, il vostro erotismo diventerà sempre più spinto e inizierete, diciamo, anche ad abbattere molti tabù. Quindi, obiettivamente, la situazione andrà a migliorare, ma notevolmente tra di voi, al punto che romperete qualsiasi indugio e, per esempio, potreste anche provare nuove forme di piacere. D'accordo? Quindi carta veramente molto molto bella, comunque, che parla di un nuovo inizio. Parliamo di un asso di spade, quindi un nuovo inizio comunque sudato, va bene, però comunque ragionato e razionale, per cui andrete ad abbattere qualsiasi difficoltà. Vediamo ora, ragazzi, come ultima carta, appunto, ultima posizione, che cosa abbiamo. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora, è chiaro che il 5 di bastoni è una carta che parla di nuovo di erotismo, è una carta che parla di intensa sessualità, è una carta che parla di, come dicevo con l'asso di spade, gelosia, cioè il vostro rapporto potrebbe, vedete, fare ingelosire qualcuno. Quindi in caso siate impegnate o impegnati, attenzione, perché il compagno o la compagna ufficiale potrebbero appunto notare qualcosa di particolare, di strano, vedete? E addirittura, diciamo, potrebbe esserci, se vogliamo, anche qualche litigio di troppo con il compagno ufficiale in caso appunto voi siate impegnati o impegnate. In caso voi siate single e l'altra persona possa essere impegnata, ecco, il problema è lo stesso, cioè l'altra persona dovrebbe prestare un po' più di attenzione
perché potrebbe essere, diciamo, scoperta dal compagno, dalla compagna ufficiale, e quindi potrebbe, diciamo, attraversare qualche momento di litigio e di confusione. In caso nessuno dei due sia impegnato, il 5 di bastoni ci parla di gelosia in riferimento, vedete, a persone che vi circondano, cioè il vostro rapporto diventerà talmente bello e sfolgorante che potrebbe fare ingelosire qualcuno. A mio avviso, quel paggio di coppe. Perché obiettivamente abbiamo detto che questa persona, cioè la persona con la quale inizierete questa frequentazione di così gran successo, è questo cavaliere. Evidentemente questo paggio potrebbe proprio vedersi in qualche modo tragicamente realizzare le sue paure, quelle che vi dicevo all'inizio, no? Appunto di una presenza terza che possa in qualche modo, diciamo, ecco, ostacolarvi. Di conseguenza, ostacolare lui e voi, di conseguenza questa persona potrebbe mostrare del fastidio. O comunque non necessariamente questo paggio, anche se secondo me è questo paggio, però diciamo potrebbe anche trattarsi di uno di questi corteggiatori che avevamo visto con il 9 di pentacoli. Quindi ripeto, in caso voi siate impegnate o l'altra persona, attenzione ai rispettivi compagni. In caso voi siate assolutamente liberi, questa ovviamente situazione di gelosia potrebbe essere, diciamo, in qualche modo provocata da terze persone che vi circondano, o questo paggio interessato già da tanto a voi, o per esempio da altre donne interessate magari a questo cavaliere, d'accordo? Quindi qui sicuramente il vostro rapporto sarà, vedete, talmente bello e soddisfacente che potrebbe proprio far arrabbiare qualcuno, d'accordo? Però dal vostro punto di vista è comunque una carta molto bella che parla comunque di ulteriore godimento. Ecco, piccola attenzione a queste situazioni un po' caotiche portate evidentemente dai classici invidiosi o da persone gelose perché magari interessate appunto o a voi o all'altra persona, questo cavaliere. Dunque, ovviamente questa stesa termina qui. Come sempre, poi sapete che io ragazzi tendo ovviamente a rifare le stese, quindi chiaramente andremo ancora a tenere d'occhio la situazione per quanto ovviamente concerne il vostro futuro da un punto di vista erotico e passionale, anche se direi che obiettivamente qui abbiamo delle ottime notizie con questo meraviglioso cavaliere di coppe e anche ovviamente con questo paggio di coppe e tutti questi corteggiatori portati dal 9 di pentacoli. Sicuramente però la storia vera e propria si creerà con questo cavaliere di coppe. Attenzione un po' ovviamente alle gelosie e alle invidie da parte delle persone che ovviamente come sempre ci circondano, questo sicuramente, immancabili, invidiosi e gelosi. Dunque, ovviamente, appunto, ripeto, questo è un interattivo. In caso vogliate invece approfondire in maniera dettagliata, chiaramente, la vostra situazione, io lascio sempre, ovviamente, a video il mio indirizzo email o comunque anche in descrizione, indirizzo che vi servirà per contattarmi e ovviamente per informazioni e per un consulto privato, prendere appuntamento e ovviamente anche qualsiasi altra domanda sia per voi necessaria prima chiaramente di un consulto per avere spiegazioni e delucidazioni. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, dal vostro punto di vista, forza, coraggio, determinazione, non mollate perché qui non sarete più assolutamente insoddisfatte e dunque, come sempre, forza, coraggio, determinazione, buon percorso karmico, buoni incontri che saranno stupendi e meravigliosi e ovviamente a presto!